Quando trovo una maglia che desidero, ma col nome di un giocatore diverso da quello che ci abbinerei, o viceversa, dico no, grazie. C'è un caso eccezionale però, se mi vengono regalate. In questo caso parlo di un regalo di più di 20 anni fa, come si nota dalla taglia, quando giocavo e basta, senza avere alcun tipo di patologia da collezionismo. Cosa che rende speciale questa maglia però è che parlerò della mia numero 1. Detto questo, cominciamo. Persona che per eccezionali virtù di coraggio o abnegazione si impone all'ammirazione di tutti. Questa è la definizione del termine eroe. Grant Henry Hill, nato a Dallas da una madre impegnata in politica e da un padre stella della NFL, è un predestinato. Un'intelligenza superiore alla media e capacità fisiche anche. Tanto da essere una vera star ancor prima di mettere piede nella NBA. All'Università di Duke, in North Carolina, arriva a 3 finali NCAA in 4 anni nei primi 90, vincendone 2. Meglio di lui solo Kareem Abdul-Jabbar più di 20 anni prima. È talmente sveglio da essere un passaggio avanti agli altri sul campo e quella testa, unita a quel corpo, girano per la nazione come componenti di un essere umano speciale, il degno erede di Michael Jordan, che intanto si era dato al baseball. Nel draft del 94 viene preso con la terza scelta dai Pistons e le enormi aspettative non verranno deluse. Anzi. Questi, per capirci, sono i primi 5 secondi della sua carriera NBA. È arrivato a Detroit Jim Money, è su tutte le copertine. In campo è già la stella di una squadra orfana dei Bad Boys con Joe Dumars, unico superstite a fargli da chioccia. Vince il Rookie of the Year in condivisione con Jason Kidd e, in quanto rookie, è il primo della storia ad essere votato per far parte del quintetto di partenza all'All-Star Game. Tutto secondo i piani e va sempre meglio. I Pistons, l'anno dopo, cambiano anche il look, avendo un testimonial del genere, con la maglia che mi ha portato a scoprire la sua storia e che è stata usata dai Pistons solo negli anni in cui Hill ha giocato per loro. Con questa maglia ha realizzato il suo career high di 46 punti, con la stoppata finale ad evitare ai Wizards il tiro del pareggio. Nei suoi primi 6 anni fa segnare statistiche che solo Oscar Robertson, Larry Bird prima e LeBron James dopo sono riusciti a far meglio. Unica nota dolente è una squadra in ricostruzione che non è al suo livello, che come abbiamo visto era il livello massimo. Infatti non riesce mai a superare il primo turno di playoff, poi arriva il 15 aprile del 2000. Si infortuna alla caviglia pochi giorni prima dei playoff che Grant prova a giocare lo stesso, ma quell'infortunio sarà purtroppo un nuovo inizio. Quell'estate il nuovo direttore sportivo dei Pistons, Joe Dumars, sì, proprio lui, ritiratosi l'anno precedente, lo scambia mandandolo agli Orlando Magic, che presero anche Tracy McGrady, formando una coppia da far sognare tutta Orlando. Ma per i tifosi il sogno diventa realtà, mentre per Hill si trasforma in un incubo. Le prime 3 stagioni gioca 57 partite, cioè la quantità di poco più di mezza stagione. Nel marzo 2003 decide allora di procedere ad un'operazione molto delicata ma definitiva. Frattura volontaria e riposizionamento dell'osso all'interno del piede. 5 giorni dopo manifesta febbre ad oltre 40 gradi e convulsioni. I medici lo ricoverano scoprendo un'infezione da staffilococco. In questi casi la malattia diventa pericolosa quando il batterio riesce ad aggredire aree profonde dell'organismo. Quindi, se raggiunge il sangue o le articolazioni, viene riconosciuta come emergenza grave. Nel suo caso, il batterio raggiunge addirittura le ossa. Grant sta lottando per la vita. Rimane intubato una settimana sotto strettissima osservazione, ma tiene duro. Per curarlo lo sottopongono a 3 cicli di antibiotici endovena ogni giorno. Resta in terapia 6 mesi perdendo tutta la stagione 2003-2004. Quell'estate, alla moglie Tamia, viene diagnosticata la sclerosi multipla, a 28 anni. Come un treno che ti tira sotto ad alta velocità, poi si ferma e torna indietro più veloce. E lui cosa fa? Sorride, non si chiede mai il perché, prosegue e basta. Iniezioni, piscina, palestra, ma soprattutto sta vicino a sua moglie. Lui stesso oggi ammette:
Emotivamente non so se sarei capace di superare nuovamente quel periodo e sinceramente non so come ci sia riuscito. Diventa un esempio per tutti. Ricordate la definizione di eroe? Nonostante tutto, torna a giocare eppure alla grande. Ovviamente non è più la superstar di Detroit, ma a Phoenix trova un nuovo modo di affrontare il gioco tecnicamente e fisicamente. Arriverà anche a giocare le finali di conference, trovandosi però davanti un certo Kobe Bryant. Finirà con l'ultima stagione ai Clippers a quasi 41 anni. Prima idolatrato come giocatore e poi ammirato come uomo. Solo i fans di Detroit, abituati ai bad boys, lo ritenevano troppo liscio, troppo coerente sul campo, senza peace and vinegar, che in gergo significa furia e acidità, esuberanza, tirare fuori gli attributi, insomma. Ma innanzitutto, se prendiamo come esempio quel giorno contro la solita vittima Alonzo Mourning, per capire e guardare la puntata su Vince Carter, non è sembrato poi così accondiscendente, né prima né dopo. E poi, per come è andata, il suo modo di affrontare le cose con sorriso e positività non è stato poi così sbagliato. È stato anche definito un what if, cioè chissà cosa sarebbe stato se, ma si è rivelato molto di più. Lui era un signore con la maglia bianca con un cavallo fiammante e 2 scarichi davanti e il 33 dietro. Full of peace and vinegar, ma Mr. Nice Guy.